Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia. Andiamo a vedere a che punto sei della tua evoluzione spirituale, andiamo a vedere quali sono i doni integrati o che stai integrando da parte del karma e affinché tu possa svolgere la tua missione dell'anima in modo fluido e affinché tu possa manifestare il tuo grande capolavoro di vita. Allora, per farlo utilizziamo i tre regni degli oracoli dei Sefirion, il regno gregorico, che è il regno della vittima, di condizionamenti, che ti fa sentire vittima degli eventi, le paure, la mente razionale, il regno delle ombre, il regno intermedio, il regno della chiara luce è l'adempimento del karma, cioè inizi ad andare verso il dharma, verso la missione della tua anima con profonda consapevolezza e discernimento dagli eventi che sono enti, entità, divinità, forze che ti arrivano per sviluppare la tua capacità di darti, la tua capacità creativa, la tua capacità di darti all'amore e alla vita. Allora, andiamo a vedere in quale regno ci troviamo in questo momento per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia. In quale regno ci troviamo al momento? Quindi a che punto sei della tua evoluzione? In che regno ci troviamo al momento? Eccola qua. Vediamo. Abbiamo un po' di paure legate alla mente razionale. Abbiamo il regno gregorico, cioè ci possono essere delle situazioni che ci schiavizzano ancora, anche se ci troviamo su livelli di consapevolezza molto alti. Quindi magari se ti trovi in un livello di consapevolezza molto alto significa che lo sai e quindi già la consapevolezza con la conoscenza rende l'uomo libero, quindi magari già ti stai liberando. Andiamo a mettere l'attenzione su quale aspetto è, quello di cui ti stai liberando integrando nella forza. Abbiamo proprio il karma, stiamo subendo il karma affinché ci possiamo risvegliare. Vediamo di che natura è questo karma. Allora, vediamo un po', quindi a che punto siamo dell'evoluzione spirituale, qual è il karma che stiamo integrando, che ci sta facendo vedere la cosa con un po' di vittimismo forse, in tutti gli ambiti della tua vita, oppure in un ambito specifico. Sapete che sono più livelli questi. Vediamo. Una volta che lo vedi, lo metti in luce, si dissolve con la consapevolezza, no? Vediamo. Lucifero. La porta di Lucifero, Lilith. Lilith è proprio il karma. E Lilith, la luna nera, è proprio il karma. Cioè nel senso il karma che stiamo subendo e di cui ancora non ce ne facciamo capaci per diventare maghi. Da vittime a maghi. Ansia e paura ancora ti possiedono. Ribellati, esci, vivi, amati. Allora, ci stanno possedendo queste emozioni di ansia e di paura, ansia e paura. Allora, esistono due forme di paura. Esiste la paura legata alla mente razionale e la paura legata all'istinto di sopravvivenza. La paura legata alla mente razionale è quella che non ti fa guardare al di là del tuo naso, la paura di uscire fuori dalla staccionata, e quella paura che ti trattiene dove stai, senza farti espandere, senza andare oltre, senza osare di volere di più. La paura di osare di volere di più, la paura di osare rispetto a quello che credi di essere. La tua mente razionale ti fa credere di essere una certa cosa. La paura di essere una certa cosa è la paura di perdere quello che hai. Questa è la mente razionale. La mente razionale è è uno strumento del sistema, è uno strumento di controllo, è uno strumento del sistema che ci vuole misurabili, prevedibili e manipolabili, così come la tua mente razionale non accetta ciò che non è misurabile, prevedibile e manipolabile.
Quindi tutto ciò che ha a che fare con la misurabilità, la prevedibilità, la mente vuole esercitare un controllo, quindi tutto ciò che è al di fuori del suo controllo è bugia, è fantasia, non esiste. E ti dice no, non puoi immaginare quello, no, non puoi realizzare quello, non sei abbastanza. E allora ti viene la paura e di conseguenza l'ansia. La tua mente invece sovramente, cioè la tua anima, ti manda delle immagini grandiose. A volte hai paura anche a osare immaginare, guarda che ti dico, o l'hai avuta. La tua mente sovramente, che è la mente delle immagini perfette, la mente dell'anima, è la verità su tutte le cose. Ed è quella su cui la mente razionale non può esercitare un controllo, perché la mente dell'anima non è né prevedibile, né misurabile, né controllabile, è infinita. È follia per la mente razionale. Poi abbiamo un altro tipo di paura, la paura legata all'istinto di sopravvivenza. Tale paura è la paura positiva. Vi faccio un esempio. La paura legata all'istinto di sopravvivenza ha a che fare con la nostra natura selvaggia e ha a che fare con il dio Pan. Il dio Pan è il dio della terra, il dio degli istinti, e da cui vengono poi definiti gli attacchi di panico. Cos'è il panico? Il panico è quella sensazione che arriva alla persona quando in uno stato particolare si sente il battito accelerato, si sente il sangue più caldo, si sente la temperatura più calda. In quello stato lì ci sono due strade. La strada della persona che ha l'attacco di panico e si spaventa e la strada dell'illuminato. La strada della persona che ha l'attacco di panico è perché vuole schiacciare, anestetizzare quella sensazione. La strada invece dell'illuminato è quello che sente tutta questa forza dentro di sé, si affida al Dio Pan e dice: Dio Pan, aiutami ad osare, perché bisogna avere il coraggio di sentire quell'accelerazione di frequenza, quei battiti cardiaci, quella temperatura che sale, perché è una forza, è un Dio che ti sta attraversando. Quel Dio che ti sta attraversando vuole darti la sua potenza, affinché tu la possa sperimentare. Tale forza e potenza si chiama coraggio. Vuole darti il suo coraggio. Allora, quando la persona può essere affetta da attacchi di panico, ha paura, la giudica con la mente razionale che vuole il controllo, vuole analizzare, vuole esercitare un controllo, un potere. Di conseguenza cosa fa la mente razionale? E determina l'attacco di panico nelle categorie diagnostiche dello sbagliato. E un attacco di panico va gestito, controllato, è malattia, è morte. Cosa fa la mente dell'illuminato? Io mi affido al Dio Pan che mi sta dando la sua forza, aiutami ad osare. Allora in questo caso il Dio Pan ti dà il suo favore, ti dà il coraggio e ti dà l'illuminazione. Quindi l'ansia e la paura sono due facce della stessa medaglia. Hai paura o ansia di ciò che può, del fatto che stai schiacciando un istinto primordiale. La tua mente razionale schiaccia un istinto primordiale e ti devi liberare, proprio come fece Lilith. Lilith è l'indipendenza da che cosa? Secondo gli ebrei, Lilith fu la prima moglie di Adamo e allora che si ribellò all'ordinamento precostituito. Cos'è l'ordinamento precostituito al giorno d'oggi? È un simbolo della ribellione che devi avere nei confronti della tua mente razionale che ti ostruisce facendoti avere paura e ti dice amati. Che cos'è l'amore? L'amore verso questa forza che ti pervade, quest'ansia, questa paura, è il Dio Pan. Quando il Dio Pan tu non lo accetti, ti asfalta, cioè
vedi la faccia più terrifica del dio Pan, l'attacco di panico. Quando invece tu lo integri, ti affidi, amore, ti dai, e il darsi l'amare, ti affidi a lui, ti dà tutto il suo favore, ti illumina. E quindi questi due tipi di paure, la prima è quella nociva, la seconda è una sorta di quando ti affidi al dio Pan e devi prefigurarti come le forze della natura che scorrono in te, come quando guardi la maestosità di un albero o quando vedi la maestosità di una cascata o quando guardi la maestosità di un fiore e non ti viene voglia di coglierlo, ma di goderti l'evanescenza di quella bellezza, oppure non ti viene voglia di spaccare un albero quando guardi la magnificenza dell'albero, no? È una sorta di timor dei, timore degli dei, timore ma allo stesso tempo è coraggio. Quella è la paura positiva, che ti senti proprio la forza all'interno. Ecco, siamo in un momento in cui dobbiamo fare questa trascendenza, va bene? Siamo in questo momento evolutivo. Dobbiamo ribellarci come fece Lilith all'ordinamento precostituito dalla mente razionale e immaginare l'impossibile e chiedere aiuto al dio Pan per avere il coraggio di osare. Ok. Adesso andiamo a vedere con le altre carte di Sefirion, quelle degli Angelion, come andare incontro a questo. Ne metterò una. Usa l'arte, la creatività, colori, bellezza. L'arte, la creatività ha a che fare con la mente, quella sovramente, non ha a che fare con la mente razionale. Allora ti dice liberati, come ti ho detto adesso, e usa la sovramente. Immagina l'impossibile, chiedi al dio Pan di aiutarti ad osare e abbi coraggio nell'andare incontro a quella sensazione. La creatività viene ostruita dalla mente razionale. Utilizza la creatività per liberarti dalla mente razionale, per portarla al tuo servizio. E questo creerà bellezza. La bellezza è seguire l'istinto primordiale, naturale, è seguire una logica naturale piuttosto che una logica morale. Questa è la bellezza. In natura tutto è bellezza. E bellezza è come la tua anima. Quando tu quando tu crei la tua realtà, crei la tua vita in accordo con i dettami della tua anima, crei bellezza. Quindi in accordo con le immagini bellissime che ti arriva alla tua anima e ti adoperi per perseguirli, si crea la bellezza. Quando invece tu operi mentre, scusatemi, c'è un moscerino. Quando tu operi invece con la mente razionale che calcolo, controllo, analisi, si crea bruttezza. Ok? Quindi è la tua natura istintuale, primordiale, il dio Pan che ti fa creare bellezza. Ok. Vediamo adesso qual è, con le carte della Dea, l'integrazione che devi compiere, o meglio, cosa si compie in questa integrazione, integrando il dio Pan. Il perdono, devi perdonare. Allora, che cosa significa il perdono? Devi guardare tutti gli eventi della tua vita in cui che hai giudicato negativamente, secondo come ti ha fatto giudicare la mente razionale. Devi guardare tutti gli eventi della tua vita in questo momento, che stai avendo in questo momento, che stai giudicando negativi, e anche quelli del tuo passato, devi rievocarli, perché sono gli eventi, enti, divinità, forze, dei, perfetti per te, per la tua evoluzione. Devi prendere consapevolezza di questo, devi benedire e perdonare cose, situazioni, persone che hanno fatto parte di quegli eventi, perché li hai creati tu in qualità di immagine della tua anima. Io ti perdono, io ti benedico,
La consapevolezza è ciò che fa perdonare le cose, le persone, gli eventi. Consapevolezza di cosa? Che tutto ciò che ti è accaduto fino a questo momento è un'immagine della tua anima. Quando tu ti affidi al tuo sé superiore, alla tua anima, allo stesso Dio Pan, significa che stai avendo fede non solo nell'evento che ti sta succedendo adesso, ma stai avendo fede anche negli eventi che ti sono accaduti nel passato. In questo modo vai a pacificare anche gli eventi del tuo passato che hanno riproposto le stesse immagini di penuria fino a questo momento. Ok? Ok, adesso ci facciamo una bella croce celtica per capire un po' la mappa di tutto questo. Bilancia, croce celtica, per capire la mappa animica, strutturale di quello che è accaduto e di come andare incontro. Vediamo cosa ci dicono. Croce celtica per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia. Allora, situazione attuale, la sfida, subconscio, parte cosciente, passato, imminente futuro. Allora, vediamo un po' com'è la situazione attuale. Il 9 di bastoni, ti vedo un po' avere paura, eccola qui, ansia e paura ti possiedono. Non mi esprimo nuovamente, no, te l'ho detto qui, ti vedo un po' sulla difensiva avendo paura, ok. Vediamo da cosa sei mossa nel subconscio. Da un dolore, 3 di spade, da un dolore al cuore, da chiusure emozionali, da un dolore che ti porti avanti a livello atavico, a livello karmico. Quindi questo ti fa avere paura. Vediamo qual è la sfida. La sfida è proprio il diavolo, Lucifero. La sfida è proprio la mente razionale, l'ego. È il lavoro che ti ho detto di fare qua. Va bene? La sfida è proprio questo. L'ego, la tua mente razionale ti ha manipolato, ti sta manipolando. Il diavolo è la mente razionale, il manipolatore. Diavolo viene dal greco diaballo, che significa diviso. Colui che divide, l'ho spiegato nel video Lucifero, Satana, Diavolo e Lucifero, trilogia dell'ombra. Allora, diavolo significa diaballo, cioè diviso, colui che divide. In questa realtà duale è tutto diviso, la mente razionale stessa ti fa dire questo è sbagliato, questo è giusto secondo i suoi parametri di riferimento. Ciò che è misurabile, controllabile e prevedibile è giusto, ciò che non si può controllare, cioè la vera natura dell'anima, non è giusto e sbagliato. Invece tutto ciò che vivi è un simbolo del divino, dell'amore di Dio che vuole che tu capisca questo e tu possa avere il coraggio, affidandoti al Dio Pan, per espanderti, per eludere questa diatriba. Simbolo viene, a differenza di diavolo, diavolo significa diaballo, diviso, simbolo significa unito. Tutto è un simbolo nella realtà che vivi, è un simbolo del divino. Ogni persona che incontri è un simbolo del divino, è una maschera del divino. Persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Gli etruschi utilizzavano la maschera durante il teatro. Quindi nel teatro della vita tutto è un simbolo del divino. Non ti fare ingannare, questa è la tua sfida, dalla mente razionale che ti manipola. Ok. Su cosa focalizzi l'attenzione cosciente? Sull'avanzamento, sull'avere il potere di prendere la decisione giusta in conformità del tuo successo, di avanzare in tutti gli ambiti della tua vita. Passato, asso di bastoni. Hai già avuto questo risveglio, questa scintilla interna nel recente passato, questa spinta vitale a superare questi confini. Vediamo cosa accadrà nel futuro. Ci sarà una chiusura karmica, 10 di spade, e poi c'è la luna. Allora, nel futuro prossimo avremo l'abbattimento la chiusura di una situazione difficile karmica e l'inizio di un nuovo ciclo. Tale nuovo ciclo ha a che fare con la luna, cioè con la parte femminile. Come vi ho spiegato nel video degli arcani maggiori, la luna, tanto denigrata, è proprio l'aspetto femminile, l'anima. È la parte intuitiva,
quella su cui ti manipola l'ego, su cui l'ego, la parte razionale, non può avere un controllo. Quindi ti dice, se vuoi avere successo nel prossimo futuro, stati certa o certo che si chiude il momento di manipolazione dell'ego, poi ti devi affidare completamente, fede in ciò che non si vede nell'anima. Come lo fai? Perdonando gli eventi del tuo passato, pacificando il tuo passato, con l'arte, la parte creativa, avendo fede nella parte tua creativa, nell'anima, e seguendo solo e soltanto il femminile, cioè le tue intuizioni. In questo modo avrai successo. Sei in questo momento qui. Andiamo a vedere cosa ti dice lo sciamano per finire la sciamanizzazione in questo momento. Bilancia. La croce andina. Questo è il momento in cui tu farai un salto quantico. La croce andina mi parla del salto quantico che farai e starai a guardare ciò che accade. La croce andina ti dice non devi andare né a destra né a sinistra, né a nord né a sud, devi saltare al centro. Il centro di tutto è la tua anima. Devi saltarci là dentro ad occhi chiusi, dire sì lo voglio e buttarti lì e vedrai un capolavoro manifestarsi davanti ai tuoi occhi. Va bene? Wow, ragazze mie ragazzi, che stesa pazzesca, veramente emozionante, emozionante. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per il vostro capolavoro di vita. Vi abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!